Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della rubrica di Tribers Life. Nella puntata di oggi, che riguarda la parte UX, quindi User Experience di questa rubrica, andremo a vedere come eseguire correttamente una UX sul proprio cellulare, quindi effettivamente come utilizzare la metodologia Thinking Aloud per parlare di un sito, dare la propria opinione riguardo quel sito e completare quindi uno use case, registrando lo schermo del telefono invece che il classico schermo del computer. Ad aiutarci con noi oggi c'è Mattia, un TL che già avete visto su questo canale e che è sempre stato super abile in queste cose. Ma ora, senza perdere altro tempo, lascio la parola a Mattia e andiamo a vedere il suo esempio di Thinking Aloud sul sito di Grohe Quick Fix. Ciao a tutti! Prima di cominciare vi ricordo di compilare il vostro profilo Triber in tutte le sue parti, perché alcune campagne possono essere dedicate solo a chi possiede determinate caratteristiche, per esempio chi ha iPhone molto vecchi, chi ha iPhone molto nuovi, chi ha Android, quindi mi raccomando tenete sempre aggiornato il profilo. Prima di iniziare con il test bisogna sempre ricordare il proprio tester ID, il dispositivo da cui si testa e lo use case. In questo caso facciamo finta ci sia solo lo use case 1, quindi tester T12022 Samsung Galaxy S21 use case 1. Vedo che atterrando in home page ci sono subito 3 frecce, quindi vedo dei quick tools, delle quick guide e dei quick video, quindi immagino sia un sito che fornisca istruzioni, strumentazione per montare determinati, immagino, rubinetti, visto il nome del brand. Se io vado a cliccare, ecco, non succede nulla. Immagino che a questo punto non succeda nulla neanche con le altre figure, con le altre sezioni, diciamo. Vado a provare a fare le gesture. No, l'unica gesture è quella di scorrere verso il basso per continuare con la pagina. Grohe Quick Fix, tutto in una scatola. Ok, quindi probabilmente questa è una box che viene mandata a casa con sia le istruzioni, quindi cartaceo, il manuale, gli strumenti, la strumentazione che serve per magari montare, smontare e un QR. A questo punto immagino sia esatto un QR con le istruzioni anche tipo video tutorial. E andiamo avanti, esatto, vedi che si apre una scatola, c'è il rubinetto, c'è l'utensile, c'è la manualistica e c'è il QR, quindi perfetto. Effettivamente è proprio un tipo di servizio che immagino sia dedicato ad un utente che voglia configurare da solo il proprio rubinetto, il proprio elettrodomestico. Ecco, andando avanti verso il basso mi dà anche tutte le definizioni di quick video, quick guide e quick tool. Se io invece vado da destra a sinistra, facciamo questa prova, no, bisogna andare su e giù, perfetto. Scorrendo verso il basso mi dà i prodotti con cui è compatibile, quindi immagino il bagno oppure la cucina. Proviamo per esempio a vedere la cucina. Mi riporta in questa schermata dove mi ripete che effettivamente è facile, ci sono queste 3 tipologie di guide, di aiuti, insomma, che dovrebbero rendere tutto molto più semplice. Lo start per le tue esigenze quotidiane. Mi spiega probabilmente in questo caso le caratteristiche del rubinetto ed ecco qua i vari modelli. Lo start è quello classico, la clova, e quindi questo qua con una sorta di, diciamo, di curvatura. Lo start di nuovo, ma no, è uguale, sempre start, ma insomma è tutta la gamma start a questo punto con design un po' diversi. Ti provo a vedere dove si può acquistare. Perfetto, anche online, non serve andare da magari rivenditori particolari. Se io clicco su Amazon, vediamo se mi rimanda l'applicazione. Si sta aprendo effettivamente l'applicazione di Amazon che avevo precedentemente installato ed ecco che siamo sullo shop di Amazon. Torniamo un po' sulla rubinetteria, per esempio abbiamo detto cucina, eccoli qua. Prendiamo per esempio il primo, vediamo se scorrendo sì, c'è Quick Fix, quindi immagino sia il pacchetto appunto che abbiamo appena visto. Non trovo ulteriori specifiche, magari sono qua sotto nella descrizione. Vediamo, sì, eccoli qua, sì, perfetto, è assolutamente il tipo di prodotto che abbiamo visto anche nel sito. A questo punto, vabbè, esperienza classica di Amazon, aggiunge il carrello e poi si acquista. Termino qui lo use case. Ok ragazzi, grazie Mattia per questo bellissimo esempio di metodologia Thinking Aloud su questo sito web. In generale, un piccolo appunto che voglio fare è che non è detto che quando dovrete registrare il vostro schermo del telefono per una campagna user experience andrete poi a farla su un altro sito web. Potrebbe anche essere un'applicazione, ma questo non cambia. Tutto quello che abbiamo visto in questo video è ovviamente valido. Unica cosa, ovviamente, mi raccomando, prestate attenzione a se per qualche motivo l'applicazione vi ha per esempio interrotto il video. Questo è raro, ma potrebbe succedere con quelle applicazioni che vi chiedono di utilizzare la fotocamera, per esempio. In tal caso chiaramente dovrete riprendere il video subito senza cercare di fare azioni che non vengono poi riprese. Detto questo ragazzi, il video di questa settimana si conclude qua. Io spero che vi sia stato utile, ma se c'è qualcosa che non vi era chiaro scrivetecelo nei commenti come sempre.
sempre. Visto che abbiamo parlato molto della metodologia Thinking Aloud in questo video, vi lascio come reminder, se volete ripassare, qui un altro video dove ne parlavamo. Per il resto noi ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.